Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, non vedevo l'ora di fare questo video sulla Venere in pesci, perché non so se state sentendo questa energia a tratti nostalgica, melanconica, ma bellissima. Non lo so se, se la state sentendo. Ecco, non vedevo l'ora di fare questo video della Venere in pesci di cui stiamo sentendo questa energia che durerà fino al 3 febbraio. E la Venere in pesce è una Venere bellissima, bellissima, bellissima. Perché? Perché è bellissima? Perché è la grande opportunità che abbiamo del cielo di fonderci con il divino. Cioè il cielo ci aiuta e ci sostiene. Infatti la Venere in pesci è l'armonia, l'unione, la collaborazione e ogni forma di accordo, no? A partire dalle relazioni affettive. E la Venere lascia il segno dell'Acquario, un po' più mentale, più astratto, per entrare in questo segno d'acqua che è dominato dalle emozioni, dove si trova più a suo agio. Perché nel pesci la Venere esprime questa tenerezza, lo spirito di accoglienza, di apertura verso l'altro. E entrando in pesci entra anche nella casa di Nettuno, Nettuno, il grande Nettuno, il pianeta della spiritualità e delle aspirazioni più profonde, no? E quindi Nettuno è anche il pianeta di quella profondità che a volte può confondere, può portare a della confusione, no? Perché ogni ricerca di elevazione comporta anche il rischio di perdere contatto con una certa realtà oggettiva, che questa realtà oggettiva non esiste, ma è quello che viene, la realtà oggettiva cos'è? Quello che ci viene dato per evolvere. Ossia, la spiritualità non deve essere uno strumento per sfuggire alla realtà che vedi, che è la manifestazione dell'anima, delle immagini dell'anima, ma deve essere uno strumento per affrontare ciò che si presenta come un'esperienza spirituale nella realtà oggettiva. Ogni cosa che ci arriva è un'occasione per elevarci, no? Come vi dico sempre, dobbiamo vivere la spiritualità, dobbiamo vivere la quotidianità come un'esperienza spirituale, perché è quello. Poi la mente razionale ti fa vedere tutt'altro. E quindi la Venere in pesci risveglia questo lato spirituale e idealistico dell'amore, proprio come vi ho detto nel post sul mio profilo Instagram, da Romantic21, per chi ancora non lo sapesse. E quindi Nettuno che eleva il lato più spirituale e idealistico dell'amore. Ma può anche esserci in questo momento il rischio che un amore idealizzato non trovi riscontro nella realtà. Infatti, perché no? Perché nella realtà oggettiva, che è la sede della dualità, della mente duale razionale, non può mai esistere l'unione perfetta. Perché? Perché l'unione perfetta è solo quella con il divino, che la si può raggiungere. E adesso che sappiamo che l'altra persona è una maschera del divino, dall'etrusco persu, persona, che significa maschera, e quindi è grazie alla palestra che facciamo con l'altro che noi possiamo sempre più allenarci all'unione suprema con il Dio amore, abbattendo le nostre paure e resistenze che ci separano dal Dio amore. Ricordate il mito di amore e psiche? Quella è l'elevazione dell'uomo praticamente, la storia dell'uomo che arriva sulla terra per ritrovare amore. E quindi la Venere in pesci ci offre questa bellissima opportunità di accogliere le fragilità dell'altro, che sono le nostre, accogliere le debolezze dell'altro, che sono le nostre. Diciamo che la Venere in pesci ci offre un prezioso assist per sciogliere le nostre paure, attaccamenti e resistenze. E quindi la Venere in pesci può anche portare a idealizzare una relazione perfetta sul piano della realtà,
concreta che non può esistere, ma invece deve esistere la perfezione nella consapevolezza che l'altro è una perfetta proiezione di quello che abbiamo bisogno per elevarci con il divino. Ok? Quindi l'insegnamento che porta Venere in Pesci, possiamo dire, è come se accogli l'altro, ama il prossimo come te stesso, perché amare l'altro significa amare se stessi, l'altro sei tu. E quindi in questi giorni l'idealizzazione dell'altro come persona è una maschera. Vi ho spiegato nel primo video dell'arte sciamanica, magia pratica quello 0, il primo, e anche magia pratica 1, che l'altro è un'immagine che proietta la tua anima affinché tu possa sviluppare attraverso quell'altra persona le tue stesse qualità e talenti che sono in sordina, che stanno dentro di te e puoi vedere solo grazie all'altro. E nel video Fiamme gemelle, anime gemelle, dalla Kabbalah al buddismo al mito, vi ho spiegato di come la mente razionale confonde l'obiettivo, quando si è in relazione, la mente razionale confonde l'obiettivo con la persona. Confonde l'obiettivo di anelare al Dio amore con la persona. Quindi è nella persona che vedi l'amore. E questo è completamente sbagliato. E siccome qua facciamo conoscenza, consapevolezza, è quella che ti rende libero. Usare, passatemi il termine, l'altra persona come una palestra per allenare le nostre qualità nell'abbattere paure, resistenze e attaccamenti che ci separano dal Dio amore, dalla vera relazione col divino. E tutta l'immagine della nostra anima, tutto quello che proiettiamo durante le giornate, la quotidianità, la nostra vita, sono strumenti del divino per farci abbattere queste paure, resistenze, attaccamenti che ci separano dal divino, dal Dio amore. Quindi la mente razionale confonde la persona con l'obiettivo. L'obiettivo è quello di ricongiungersi al divino, al Dio amore. Invece la mente razionale confonde la persona con l'obiettivo. Quindi possesso, controllo sulla persona. Mi spiego? E quindi questa Venere in Pesci, se usata correttamente, usata questa energia, vedere nell'altro la perfezione divina rispetto a quello che noi dobbiamo evolvere. Cioè vedere la perfezione anche se quello là sta ingrugnito col muso, col musone, vedere la perfezione. Quali emozioni mi scatena quella persona che sta col muso, che non mi chiama, che non mi risponde? Quali sono le emozioni? Perché le emozioni sono dei. La relazione noi ce l'abbiamo solo con le nostre emozioni, non con l'altra persona perso che è una maschera. E quindi questa Venere in Pesci ti porta di più a togliere, ad abbattere le resistenze e le paure che ti separano dall'anima dell'altro, che poi è la tua stessa anima, che è l'anima del mondo, che è l'anima di Madre Terra, la stessa cosa. Perché come vi insegno sempre, quando parliamo di realtà, e realtà visibile, realtà invisibile, umano e divino, è una realtà complessa, che non significa difficile, perché il tutto è nella parte e la parte nel tutto. È una molteplicità che fa uno, va bene? Allenare la mente trascendente ti porta a sentire, non capire, sentire. Però è la consapevolezza di questo che rende l'uomo libero. Come diceva Rudolf Steiner, il padre dell'antroposofia, la via del cuore passa per la testa. Quando tu capisci, consapevolezza, allora quella consapevolezza apre il cuore, lavora dentro di te nel sentire. Ok? Quindi vedere la bellezza dell'altro, ma non solo, questa Venere in Pesci ti porta a essere ispirato, quindi la contemplazione per le proprie ispirazioni, le idee, la creatività, per creare anche realtà di bellezza,
ti ispira, ti suggerisce e ti porterà proprio naturalmente, perché il cielo è così in questo modo, ti porterà naturalmente a contemplare la bellezza che si trova in natura, contemplando un albero, un fiorellino, una pianta, gli animali. Perché? Perché la bellezza è la forma attraverso cui l'amore si esprime nel mondo sensibile. E quindi contemplando la bellezza tu contempli l'amore e ti riempi di quell'amore. E mi viene in mente il grande mantra che vi ho spiegato nel video Magia Pratica 3, quello per aprire il terzo occhio. Amaterasu o Omikami, quando vedete la bellezza, affinché quella bellezza si plasmi in voi, recitare il mantra Amaterasu o Omikami. Amaterasu era la dea del sole per lo shintoismo giapponese e come sapete, come vi ho spiegato bene, i mantra sono degli strumenti potentissimi di elevazione, spostano la mente razionale in un secondo, cioè la silenziano e ti spostano su un altro livello di coscienza. Perché? Perché sono potenti i mantra, come vi ho spiegato nel video sull'ipnosi guidata, sono potenti perché sono stati caricati, ripetuti e quindi caricati di quel significato per tanto tanto tempo da grandissimi maestri. Quindi tu usi il potere del mantra per slittare su un altro livello di coscienza. E vi ho detto anche nel post su Instagram, quando hai connessione con l'altra persona, no? Connessione con l'altra persona affinché l'anima dell'altro ti parli, lascia che sia l'anima dell'altro a parlarti e lascia che sia il tuo cuore ad ascoltare, non la tua mente. Allora, per aprire il varco di questa luce, utilizzare il mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu, lo stesso mantra di cui vi ho fatto l'ipnosi guidata. Così apri il varco di luce, ok? Anche ripeterlo dentro la tua testa mentre parli con le persone, io lo faccio sempre, Sabbe Satta Sukhi Hontu, Sabbe Satta Sukhi Hontu, e l'altro si apre, e anche tu ti apri, e si lega la connessione animica. Quindi i pesci sono anche l'ultimo segno che precede il primo, no? L'Ariete. Quindi è come se accende in tutti i segni zodiacali questa Venere in pesci un senso di riflessione, di bilanci. Per esempio, chi ha recentemente anche chiuso una relazione e potrebbe trovarsi con la mente spesso a vagare nei ricordi, portando alla memoria solo le cose belle, senza considerare il lavoro fatto nell'ombra, le cose brutte. Cioè potreste ritrovarvi a pensare solo alle cose belle di quello con cui vi siete scannati. Magari lo stesso motivo per cui vi siete lasciati, perché vi siete scannati, però vi ritrovate a pensare solo alle cose belle. Allora, noi facciamo conoscenza qui, no? Pensare a cosa abbiamo evoluto grazie all'ombra che l'altro ci proiettava, che è sempre la nostra ombra, no? Quindi l'attenzione cosciente su non solo la bellezza dei ricordi, ma anche la bellezza dell'ombra, ok? Quindi molte persone che si sono lasciate da poco e potrebbero considerare anche che non vogliono più saperne dell'amore, eccetera, ok? Chi dell'amore non ne voleva più sapere, per esempio. Ecco, la Venere in pesci porta a ritrovare il desiderio di aprirsi a un nuovo capitolo della vita, a darsi nuovamente. Perché? Perché la vita è amore, la vita è amore, l'amore è lotta, la vita è lotta. Lotta contro cosa? L'ho spiegato nei podcast. Contro le tue stesse resistenze al darti. Tutto si dà in natura, anche noi ci diamo fino all'ultimo sacrificio, il darsi finale, che è la morte, quello che la mente razionale giudica morte. Quindi iniziare a darsi
consapevolmente alle emozioni, agli eventi, significa allearsi con l'invisibile, che per la mente razionale significherebbe anche allearsi con la morte. La mente razionale giudica morte e quindi in negativo tutto ciò che non può vedere, non può toccare, quindi è morte, oscurità, brutto, non lo voglio vedere. E quindi iniziare a darsi alle proprie emozioni senza controllare, l'ardire della mente di voler controllare gli eventi, le persone, le circostanze, le emozioni, significa per la mente razionale morire. Quindi non controllare le proprie emozioni, non avere l'ardire di controllare le emozioni o gli eventi, per la mente razionale significa morire. Ma noi dobbiamo morire all'io, alla mente razionale, come ci ha insegnato il Natale, il nostro Gesù che ritorna da 2000 anni a dirci sempre la stessa cosa, cioè morire all'io e rinascere nel sé. Morire all'io significa darsi, sacrificare l'io, sacrificare il controllo, sacrificare le credenze limitanti che sono quelle che ti fanno controllare, sacrificare all'io, morire all'io e rinascere nel sé, il mago. E Gesù diceva sempre: dovete nascere 2 volte. Il mago chi è? Da tutte le tradizioni esoteriche, colui che è il morto e risorto. Gesù è il mago, come simbolo, come archetipo. Morire all'io, morto e risorto al sé, alla magia, alla co-creazione con gli dei. E quindi tu stai riprendendo? Sì. Quindi questa Venere in Pesci è straordinaria, è straordinaria. Vedere anche i propri ricordi sotto una nuova luce. Allora, siccome vi attraverseranno tantissime emozioni di dolce melanconia, dolce tristezza, quelle belle emozioni, l'anima è solo attraverso le emozioni e le immagini che ti proietta che ti parla. Lasciate che l'anima vi parli, perché mentre vi parla i suoi codici si attivano dentro di voi. E quindi fatevi trasportare dalla bellezza. Il fiore, perché è bello il fiore? Un fiore vero, perché è bello? Perché è evanescente, poi passa. Quindi la bellezza è la forma attraverso cui l'amore si manifesta nel mondo sensibile. Tutto ciò che passa, che è un'apparizione, è amore, si dà il fiore si dà alla morte, che è l'evanescenza, l'apparizione e la scomparsa. Ecco perché è bello. Tutto in natura si dà. Per la mente razionale tutto in natura muore. Mi spiego, tu sei natura. Sei già bello, bella, perché sei natura. Togliamo i veli dell'illusione, i veli che ci impediscono di vedere il controllo, la mente razionale, e lo vedremo. Bisogna allenarsi, no? E un fiore di plastica non è bello. Perché? Perché non si dà, non è evanescente, non muore. Ripeto, per la mente razionale la morte è tutto ciò che non si vede. L'invisibile, lo spirito, gli spiriti, l'anima. Ok? Bellissimo, quindi allora vediamo cosa hanno da dirci con gli Angelion. Ci mettiamo oggi. Allora. Vediamo cosa hanno da dirci gli Angelion su questa Venere in Pesci. La Venere in Pesci. Allora, con tutto quello che abbiamo detto, vediamo questa Venere in Pesci.
Poi la Venere in pesci, che ha per esempio Venere in pesci nel proprio tema natale, l'ascendente pesci, la luna in pesci, anche il pesci stesso. Io ricordo, ho avuto una persona che aveva Marte e Venere in pesci ed è una persona che mi ha insegnato cosa vuol dire il darsi all'altro, questo sacrificio all'altro, questo darsi all'altro perché non se ne può fare a meno. E quindi mi ha insegnato molto quella persona, tantissimo. Infatti anche a livello erotico, sensuale, è stata una relazione di altissimo spessore, di altissimo spessore. La mia energia della Kundalini era proprio bellissima, procreativa, quindi se avete, molte di voi magari ditemelo, scrivetemelo nei commenti se avete avuto relazioni con persone che avevano la Venere in pesci, la Luna in pesci e soprattutto la Venere e la Luna in pesci, perché insegnano molto l'amore nel senso questo darsi, no? Anche il pesci stesso. E ho avuto una relazione con una persona importantissima nella mia vita, pesci, mi ha insegnato proprio il pesci si dà, poi ci sono anche le paure, no, inerenti, perché ricordo ho avuto due relazioni con due persone del segno del pesce, erano completamente opposte, però una persona aveva molta paura, era molto più immaturo emozionalmente, però aveva quel potenziale del darsi, io lo vedevo questo potenziale, poi, poi ci siamo allontanati, non ho potuto vedere questo potenziale fluire, però questo prodigarsi, questo darsi, no? Ecco, quella persona lì, quella più immatura emozionalmente, spesso ha messo i propri bisogni sotto i piedi, va bene? E quindi quello è un rischio che ci può essere, ma non c'è un rischio fondamentalmente, perché ognuno fa quello che può con il livello di consapevolezza che ha, quindi se si è messo i propri bisogni sotto i piedi per far piacere all'altro, significa che era necessario che lo facesse per karma, per necessità karmica. Mi auguro per lui che si sia evoluto anche in questo, perché era una persona, un grande artista. Ok, vediamo cosa ci dicono gli angeli. Uno sulla Venere in pesci. Abbraccio, affetti, famiglia, amicizia, permettersi di ricevere amore. Ditemi se non è il succo di tutto quello che abbiamo detto. La Venere in pesci svilupperà l'empatia l'uno con l'altro. Abbracciamoci di più, vedendo nell'altro la manifestazione del divino, ma non l'altro come conquista dell'ego, l'altro come espediente del divino per sciogliere le nostre paure, attaccamenti e resistenze. Quindi più abbraccio ci sarà, più abbracci, più voglia di darsi. L'uovo, concepimento e gestazione accudisci con pazienza. E questo darsi, questa empatia, questa nuova forma di pensiero elevato, il nobile pensiero di come si intende veramente l'amore, seminerà in noi un nuovo concepimento, un nuovo modo di approcciare all'amore e alla vita stessa. E ti dicono abbi pazienza con l'altro, abbi pazienza con l'altro, abbi pazienza con te stessa o con te stesso. Cos'altro? Perché sarà una prova iniziatica. Iniziazione all'amore. Iniziazione all'amore. Avverrà un'iniziazione all'amore. Cosa sono le prove iniziatiche? Ognuno di noi vive prove iniziatiche quotidianamente, però non ce ne accorgiamo. Perché? Perché si è perso il senso del rito, il senso del sacro. Una prova iniziatica è come se fosse un po' un esame. La vita ti fa fare un esame che teoricamente dovresti essere pronto, altrimenti l'esame non arriva. E quindi se arriva un'iniziazione, una prova, un esame,
questo esame non dovete contemplarlo come adesso faccio giusto, faccio sbagliato, sbaglierò, faccio meglio, faccio peggio. No. Datevi nella misura in cui vi riesce meglio. Fate tutto quello che potete con i mezzi che avete. Datevi senza riserve. E non pensate che la mente e non pensate il giorno dopo ho fatto bene, ho fatto male, perché avete fatto quello che potevate, il massimo che potevate col livello di consapevolezza che avevate quel giorno. Come vi ho scritto in un altro post su Instagram, l'errore non esiste, perché ognuno di noi fa quello che può col livello di consapevolezza raggiunto in quel momento, che magari il giorno dopo cambia il livello di consapevolezza e quindi farai diversamente e la mente razionale ti direbbe oggi hai fatto meglio, ieri hai sbagliato. È un controsenso. Come posso aver sbagliato ieri se non avevo l'esperienza per fare quello che ho fatto oggi? Mi spiego? Credere di essere in errore è il più grande errore che possiamo fare, perché ognuno fa quello che può col livello di consapevolezza che ha. E come diceva Eraclito, questo ve lo dico sempre, Eraclito diceva che per alcuni uomini alcune cose sono giuste e alcune cose sono sbagliate. Alcune cose sono meglio, alcune cose sono peggio. Per il divino tutto è perfetto. Quindi ciò che ti arriva non è né male né bene, né perfetto né meglio né peggio, né vantaggioso né svantaggioso. Questa è la mente razionale. Ma è tutto Emao, meraviglia. L'altro grande mantra, Emao, meraviglia. Ok? Voglio vedere questa prova iniziatica. Allora, la prova iniziatica sull'amore, prova iniziatica. Allora, ci metto le carte dei chakra. Allora, vediamo sulla prova iniziatica. L'autostima, terzo chakra. Segreti e scoperte, dice la dicitura. Terzo chakra. Allora, questo ve l'ho detto già in qualche altro podcast, che non mi sto ricordando quale numero di magia pratica è. Avere stima in se stessi non significa avere stima in un io. Quando noi diciamo stima in me stessa o in me stesso, noi ci erroneamente, qui l'errore ci sta, erroneamente crediamo di avere stima nelle nostre capacità individuali. Ma l'individuo distinto e separato dalla natura, dal tutto, dalle forze cosmiche, dalle istanze, dagli dei, non esiste. Quindi è una falsa stima. Io ho stima, io ho fede nelle forze che mi abitano, negli eventi che accadono, che sono enti, entità, spiriti, dei, numi. Selene direbbe daimones, che poi lo diceva Platone. Quindi questa prova iniziatica ha a che fare con la fede non nelle tue capacità, terzo chakra, autostima, ma nelle forze, nelle istanze che ti abitano, di cui tu sei espressione, veicolo e manifestatore. Fede negli eventi, fede negli dei, fede nelle emozioni. La prova iniziatica è fede nelle emozioni. Se avete per esempio rabbie, paure, vi ho spiegato nel video Magia Pratica 9, il Dio tanto temuto, il Dio ignoto, che cosa sono gli dei adirati,
che sono le più grandi potenze che esistono nel genere umano e di cui i monaci si fanno consapevoli facendo tante ore, settimane di meditazioni con gli dei adirati, la forma adirata del Dio, per incanalare le forze dell'umanità. Perché sono quelle forze che l'umanità ha lasciato in disparte, di cui ha paura, perché la mente non può gestire. Video Maggia Pratica 9. Quindi l'iniziazione è fede negli eventi. Io ho fede negli eventi. Ok? Vediamo con i miei oracoli lui-lei adesso, che voglio proprio vedere quali nella realtà fenomenica una carta su quello che a livello di emozione può scatenarti la connessione con un'altra persona, al di là se lo vedi o non la vedi questa persona, la connessione che può averti dato una persona, l'energia, l'emozione, che poi è la maschera del divino quella persona lì. Vediamo. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo. Siccome qua parliamo di segreti e scoperte, verrai a scoprire qualcosa. Vediamo di che natura è questa cosa che verrai a scoprire. Ossia qualcun altro ti porta un certo tipo di emozione che scoprirai. Vediamo. Ti sogno ogni notte. Ti sogno ogni notte. Allora qua c'è l'energia di qualcuno, che può essere tu, una persona di tuo interesse, va bene? E l'energia, quello che stiamo leggendo, che scatena in te delle emozioni. Qualcuno qui sogna ogni notte qualcun altro. Ecco, quella è la prova iniziatica. Il vedere in quella persona che sogni, non la persona in sé, ma una maschera del divino, perché la persona che sogni o la persona che ti sogna vede in te determinate qualità, capacità e talenti che vuole sviluppare. Questa è l'altra faccia della medaglia reale. Quando sogniamo qualcuno, è perché attraverso quella persona noi vogliamo inconsciamente sviluppare determinate qualità, capacità e talenti che inconsciamente sono nell'altra persona, che tu vedi nell'altra persona, ma sono qualità che hai tu. Ecco perché terzo chakra, autostima. Processo iniziatico. Quando sogni una persona, sognerai delle persone nei prossimi giorni, abbraccia quella persona abbracciando tutte quelle qualità che sono insite in quella persona e che la tua anima ti proietta nell'altro affinché tu possa integrarle e manifestarle. Autostima, terzo chakra. Vedrai che quelle qualità sono in gestazione dentro di te. Abbraccia quella persona e avverrà il processo iniziatico. Ok? Bellissimo, bellissimo veramente. Ci mettiamo adesso, ti stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo, ci mettiamo le... dove stanno le carte? Sì. Queste. L'oracolo delle porte. A cosa porta l'iniziazione nell'amore? L'iniziazione nell'amore con la Venere in pesci. La porta di casa, a sentirsi al sicuro, a trovare la porta di casa. Questa è una carta che mi parla di stabilità, di quiete, di bellezza e di profonda serenità. Quindi, cosa porta l'iniziazione? A trovare una profonda serenità in noi stessi, tanto da manifestarla anche fuori, creando, e in gestazione, relazioni molto più integre e appaganti, relazioni con le quali ci sentiamo a casa. Ok? Ragazze mie, ragazzi, che dirti?
Io concludo qui, bellissimo, veramente bellissimo. E per tutte le ragazze che ancora non l'hanno visto, il proprio segno zodiacale per l'anno 2025, vi suggerisco di andare nella playlist Oroscopo 2025 e vedere il vostro segno zodiacale ascendente, dove facciamo un'analisi molto bella, approfondita di tutte le aree della tua vita, ok? Di tutte le 12 case astrologiche, per dirlo in termini più semplici, tutte le aree della tua vita, va bene? Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua.